Buongiorno e ben trovati. In tanti mi avete chiesto di assistere alla prima volta che monto Nadir. Nel video di oggi andremo a farlo, o almeno spero di andare a farlo. Vedrete un attimo come faccio la prima parte di preparazione. L'ho appena preso dal box, quindi in questo momento è proprio uscito adesso, e andiamo a vedere un attimo cosa fare. Come al solito mi porto dietro i miei cavalli che mi danno un po' una mano. Vieni Ame. Beh, le prime cose che faccio adesso sono testare un attimo come oggi e un po' come risponde alle mie richieste. Quindi lui è un po' introverso come cavallo, come carattere, per cui vado a chiedere delle cose un pochino più di precisione, dove ha bisogno magari di pensare, come il riscaldamento. Adesso proviamo a vedere se riesce a passare su questo telo. Proviamo, dai. Un po' di tensione che esce. Ehi, bimbo. Bravo. Vuoi vederlo meglio? Dai, andiamo da quest'altra parte. Lui su questo telo c'è già montato, però non si deve mai dare niente per scontato, e soprattutto adesso è magari messo in un'altra posizione con dell'acqua sopra, quindi c'è da capire un attimo com'è che deve fare. Dai, prova. Quindi questo è un buon momento per me, perché mi permette di verificare un po' il suo stato d'animo e anche se si fida di quello che gli chiedo. Magari qualcuno di voi si sta chiedendo cosa ci incastra questo col salirci sopra, e invece è fondamentale, perché prima di salire sopra lui bisogna prima di tutto che pensi a me, ok? Che quindi non gliene importi nulla dei cavalli che ha d'intorno, e deve essere veramente concentrato su quello che gli chiedo io. E poi si deve fidare, no? Perché se non si fida quando sono qua, figuriamoci se si fida quando sono là. Devo cercare di fare in modo di creare una relazione. Questa l'ho già creata nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti. Come avete visto, se non l'avete visto andate un attimo a riprendere, ci sono già altri 3 video che ho fatto prima di questo, dove potete vedere tutto il lavoro che abbiamo fatto di preparazione alla sella. E come vedete sono tutte cose che sembra magari per una persona che non è dentro diciamo dentro l'equitazione, soprattutto dell'equitazione naturale, sembra che siano tutte cose che non ci incastrano nulla con la sella, ma invece lo sono, lo spiego in tutti i video, quindi magari andatela a recuperare, perché sicuramente li troverete interessanti. In questo momento, come vedete, il suo atteggiamento è cambiato, perché bisogna dare tempo ai cavalli. È uno dei nostri problemi. I nostri problemi sono principalmente che non abbiamo pazienza, e invece bisogna aspettare un attimo i loro tempi, che come avete visto si tratta magari di una manciata di secondi. Però se noi siamo buoni solamente a chiedere, diventa un pochino difficile per loro pensare a risolvere l'indovinello e smettere di sentire la pressione addosso, no? Poi a mano che diventano sempre più esperti, sempre più bravi a interpretare le nostre richieste, è chiaro che tutto diventa più veloce e snello, no? Bravo, sì, bravo, sei stato bravo. Come
come molti di chi mi segue sa, io uso molto il rinforzo positivo insieme al rinforzo negativo, quindi creo un rinforzo combinato in sostanza, che è una tecnica che a qualcheduno che segue un po' l'equitazione non piace, okay? A addestratori e istruttori di equitazione, soprattutto di equitazione tradizionale, non piace. Dico soprattutto perché ci sono anche alcuni che fanno equitazione naturale che non piace usare il rinforzo positivo. E ha un senso, ha una logica, perché le persone tendono a credere che con il rinforzo positivo si ottiene tutto, no? E invece non è così. Il rinforzo positivo lo possiamo usare solo dopo che abbiamo guadagnato rispetto da parte del cavallo, e la cosa che vi consiglio è usare sempre il rinforzo combinato, che è il rinforzo negativo più il rinforzo positivo, perché a questa maniera il cavallo fa quello che gli chiedete, perché voi create un po' di scomodità e lui sa che facendo una certa maniera ritrova comodità, e poi amplificate questa comodità aggiungendo anche il rinforzo positivo. Non usate il rinforzo positivo se non avete rispetto da parte del vostro cavallo, perché lì entrate nei problemi, perché dopo un po' il cavallo vi prende per le gambe, vi gira e vede se cascano dei cioccolatini o dei chicchi o qualsiasi cosa che gli piaccia al cavallo. È ovvio che questa cosa può a volte far storgere un po' la bocca a qualcheduno, perché nella nostra testa l'idea è che il cavallo deve ubbidire, ma se andate a vedere bene, e questo io ne ho già parlato in altri video, quello che fa, diciamo, la stragrande maggioranza degli esseri umani quando addestrano gli animali in genere è usare il rinforzo positivo. Pensate a chi addestra le foche, delfini, orche, leoni, e cani, cosa vi viene in mente? La stragrande maggioranza dei casi viene utilizzato un rinforzo positivo. In questo caso noi utilizziamo un rinforzo combinato. Bene, questo mi è piaciuto molto, lui si è rilassato un po', adesso lo portiamo sulla pedana. Brava Ame. Se non sapete perché io tendo sempre a avere i miei cavalli intorno quando America, bisogna che tu ti sposti perché mi hai pestato la coda. Dai, ancora? Ehi, questo bisogna che tu alzi. Dai, ancora? Ancora? Brava, grazie. Il motivo per cui tengo i miei cavalli in giro quando lavoro con un cavallo giovane è perché i miei cavalli sono abbastanza rispettosi delle mie richieste e sono sereni quando io lavoro con gli altri cavalli, e chiaramente gli trasmettono serenità al cavallo su cui sto lavorando. Queste sono tutte cose che so che chi di voi mi segue sa, perché le ripeto miliardi di volte, però per chi di voi è nuovo magari questo è un buon momento per ascoltarle, e invece per tutti quelli che non sono iscritti è un buon momento per iscriversi. Andate qui sotto, sulla destra trovate il pulsantino iscriviti e vi iscrivete. Tutti questi contenuti richiedono tempo e richiedono dedizione, perché se andate a vedere noi è 5 anni adesso, che forse anche qualcosa di più, 6 anni, è dal 2018 che si sta pubblicando continuamente una volta alla settimana, e contenuti liberi, e una volta ogni 15 giorni contenuti riservati agli abbonati, e sono video che sono delle video lezioni, ok? Non sono i video in cui si fa vedere cosa si mette il sottosella dello stesso colore dei paracolpi o questa roba qua, che io rispetto tantissimo chi fa video del genere, ma non sono video educativi. Noi cerchiamo di portare queste informazioni a tutti. In cambio non costa nulla, iscrivetevi, perché YouTube ci dice che oltre il 60% di chi guarda i nostri video non sono iscritti. Vieni piccolino. Lui c'ha ancora un po' di problemi di propriocezione del posteriore, è normale nei cavalli, non è un problema suo, è normale nei cavalli, anche i sinistri, che tendenzialmente sono un pochino più bravi in questo, tendono sempre a avere bisogno di un po' di esercizio, un pochino di lavoro, bravo, prima di imparare a usare bene i posteriori. Solitamente i posteriori i cavalli li usano per spingere,
e non li usano per tastare il terreno, queste cose, che invece preferiscono usare le anteriori, e di conseguenza di suo non è che sviluppano una grande propriocezione dei posteriori, ma per noi invece è importante che loro imparino a capire e a sapere dove sono le gambe di dietro in ogni circostanza, in ogni momento. Bimbo? Ok, bravo. Bravo, adesso devi fare attenzione dietro perché sei alzata, bravissimo, vieni, fallo di nuovo. Questo fa parte tutto della preparazione di cui vi stavo parlando, quindi non abbiate timore che poi dopo lavoriamo anche sulla parte diciamo del montato. Qualcuno di voi nei commenti dei video precedenti ha scritto: ma non dovremmo fare prima accetta l'uomo e poi accetta la sella, invece di fare prima accetta la sella e poi accetta l'uomo? Perché nei video precedenti avevo fatto vedere che mettevo il bareback, no? Sul cavallo, che è una specie di sottosella con il sottopancia. Allora, la questione qual è? L'unica regola è che non c'è regola, prima di tutto, e che sono due cose che possono essere distinte e che possono andare su due binari paralleli. L'accetta l'uomo prima come guida e poi prima come partner e poi come guida, e accetta la sella, sono due cose distinte per il cavallo. Infatti Ray Hunt, che se non lo sapete è stato uno dei mentori più importanti di Pat Parelli, come anche di Buck Brannaman e di altri, diceva che ci sono dei cavalli che accettano qualsiasi cosa di inanimato, quindi di morto, di neutro sopra, ma non accettano esseri viventi sopra. E ci sono dei cavalli che fanno esattamente l'opposto, che sopra accettano gli esseri viventi e non accettano cose inerti, cose morte, come potrebbe essere un basto, come potrebbe essere la sella o roba di questo genere. Questo per farvi capire che i due aspetti devono essere coltivati e messi a punto separatamente, per poi dopo essere riuniti nel momento in cui andiamo a mettere sia... Bravo Ciccio, tu stai facendo un casino incredibile, però io premio il fatto che tu ci provi e soprattutto il fatto che non si impaurisca se la pedana gli si muove sotto e gli sbatacchia a destra e a sinistra. Quindi è chiaro? Vorrei fosse chiaro questo, che sono due cose su cui dovete lavorare separatamente. Non è detto che se un cavallo porta la sella senza fare niente, poi porti, bravissimo, poi porti la persona senza fare niente, ok? Quindi ricordatelo questo, perché a volte si dà per scontato delle cose e invece ne succedono altre. Oppure ci si rimane male, si dice: ma come? Ma mi sembrava... Bravo Ciccio. Sì, è la corda. Bravo, ottimo, sì. Questo mi piace, il fatto che ogni volta che gli dico bravo lui si gira e mi fa una domanda o aspetta il premio. È comunque qualcosa che fa sì che lui pensi a me quando io gli dico bravo, e che è una cosa che in alcuni momenti può aiutarmi tanto. Vieni, bravissimo, vieni, ok, andiamo in campo. Perché può aiutarmi tanto? No? Perché ho la possibilità di, quando lui fa qualcosa che è nella direzione che io voglio, di dire bravo, e lui a quel punto si connette con me più facilmente, no? È un po' come se io in quel momento lì lo richiamassi. Vuoi andare? Vai, su. E lei fa sempre come gli pare, quindi oramai... Vieni. Allora, cos'è che vado a fare adesso? Ora vado a fare, vedete quello che dicevo prima, cioè un cavallo che sembra tranquillissimo, in un attimo
può fare uno scarto, e lo può fare per 1000 motivi, non è necessariamente perché ho sbagliato qualcosa io o voi, ma perché è un cavallo. Quindi non dovete mai pensare che un cavallo debba necessariamente fare qualcosa perché abbiamo sbagliato qualcosa. Può essere anche che magari, che ne so, passa un uccellino, sento un rumore dietro. Ok, adesso vi spiego anche questo, cioè per me è importante che lui pensi al campo come un momento di relax, dove si fa anche degli esercizi, dove ci si esercita anche a rimanere connessi, a fare delle cose, eccetera eccetera, ma anche dove ci si può rilassare. Non deve essere un posto dove qui si lavora e là non si fa niente, o qui si lavora e là si mangia l'erba, perché poi dopo diventa un problema, no? Nel tempo può accadere che se io qua metto sempre pressione, ma metto pressione vuol dire chiedo, non necessariamente faccio delle cose strampalate o faccio delle cose faticose, però se qui è sempre un chiedo, mentre altrove è relax completo, è ovvio che il cavallo comincia a pensare che qui forse non è il caso di venirci, no? È un po' come se il professore vi chiama o vi chiamava alla cattedra durante l'ora di lezione. È difficile che andate lì per raccontargli cosa avete fatto il sabato e la domenica scorsi. Sicuramente vi chiama per farvi delle domande, per darvi un voto, per darvi una valutazione, e questo fa sì che voi magari non ci volevate andare tanto volentieri, no? Perché vi aspettate delle richieste, quindi magari siete anche preparati, ma è uguale. In quel momento lì dite, ma magari se chiama quella accanto sono più contento. Quindi è importante rendersi conto di questo. I cavalli non sanno la differenza fra lavoro e ferie, ok? I cavalli sanno solamente se noi siamo accanto a loro e devono associarla a qualcosa che è fastidioso, oppure se invece stare accanto a loro può essere anche qualcosa di piacevole per loro. Cos'è che volete voi dal vostro cavallo? Volete la prima o la seconda? Questo dovete scegliere voi. Se riguarda me, io so già cosa scegliere. Io voglio che il mio cavallo sia contento di stare con me, quindi vuol dire che continuamente non sarò a chiedere, magari cerco di fare delle cose che possano essere anche divertenti, perché ci sono persone che vanno dal proprio cavallo e non riescano a prenderlo, e poi ci va allo stagliere e glielo prende subito. Perché? Perché il cavallo ha associato lo stagliere a una persona neutra, non necessariamente a quello che gli porta il cibo, a una persona neutra, cioè che magari entra, lo prende, lo porta nel paddock, oppure lo prende da un paddock e lo porta nel box, oppure che va lì e gli mette la coperta, oppure va lì e lo prende e lo porta al lavaggio, cioè nel senso non necessariamente è un ti prendo e ti faccio l'interrogazione. Questa cosa piano piano sviluppa nel cavallo l'idea che quando quella persona le arriva vicino non necessariamente è per chiedere qualcosa, magari può essere anche per appunto qualcosa di interessante, no? E comincia a vederlo in un'altra maniera. Ma quando arrivate voi, che la prima cosa che fate è andate a prendere il cavallo e cominciate a chiedere, che se ci pensate bene è chiedere sempre, no? Chiedere stai fermo mentre ti metto la capezza, chiedere stai fermo mentre ti pulisco, chiedere stai fermo mentre ti lego, chiedere stai fermo mentre ti metto la sella, e via e via e via e via. Tutte queste cose fanno sì che voi siete il professore che interroga, e a quel punto il cavallo comincia a dire no cavolo, anche oggi è arrivato di nuovo il professore che interroga, che palle. Magari voi quel giorno lì invece volete prenderlo e andare a fare una passeggiata a piedi, oppure mettervi in mezzo al prato a mangiare l'erba, ma lui non lo sa. E questo è un po' quello che succede spesso. Allora, vedete? Qua lui sfodera anche, questo è un buon segno perché vuol dire che è rilassato, e gli haters del canale diranno che l'ho sedato. Tanto dicano sempre così, a questo punto non ci faccio neanche più caso. E io li inviterei magari a venire qui da me, a trovarmi un giorno, lavoriamo un cavallo insieme, così vedano che funziona a questa maniera qua. Quando voi applicate i dettami dell'equitazione naturale in maniera
abbastanza corretta, perché poi io insomma un fenomeno, d'errore ne faccio a quintali, però se cercate di stare un attimino sul solco e cercare di applicarli in maniera corretta, quello che ottenete è un cavallo che è sereno e volenteroso di fare quello che gli chiedete. Poi da qui che vi faccia salire è un altro discorso. Ok, proviamo a vedere se riusciamo a mettere intanto qualcosa sopra. Questo l'ho già fatto anche in altre sessioni di lavoro, quindi non è qualcosa che è completamente nuovo per lui. Quindi annusare e poi mettere sopra, riannusare di nuovo, mettere sopra e andare di là. Quella è una parte importante, mandare la palla dalla parte opposta, perché chiaramente quello è il momento in cui vede apparire all'improvviso qualcosa dall'altro occhio. Ok? Quindi adesso lui vede tutto con l'occhio destro, ok? Faccio questo e appare dall'occhio sinistro, per di più casca anche in terra e fa rumore, cosa che non vorrei fare io ora quando monto. Questo è intanto il primo test. Il secondo test è quello di fare andare la bandierina da tutte le parti, ok? Perché a questa maniera simulo le mie gambe che toccano i fianchi, ok? Sia stando a destra che stando a sinistra. Poi quello che posso fare adesso, me ne vado alla recinzione. Troviamo un punto della recinzione stabile. La corda da 7 metri la metto di là e provo a vedere se lui reagisce in qualche maniera, se mi vede all'altezza della sua schiena, ok? Perché anche l'altezza conta. Ovviamente questo esercizio qui l'ho già fatto, lo trovate anche sul canale in un video che, se me ne ricordo ora, quando monto il video ve lo metto qui tra le schede, o ve lo lascio in descrizione, che se non mi ricordo male si intitola montare dalla staccionata o qualcosa del genere. E quello che voglio in questo momento qui è che lui si avvicini il più possibile a me e che passi dal tunnel. Vedete, faccio una sorta di tunnel, ok? Eccolo qua, bravo, ok, bravissimo, sì sì, sei molto molto bravo, bravo. Bravo, eccolo là. Adesso lo mando dalla parte opposta, creo di nuovo il tunnel. Vedete il tunnel? Io metto lo stick dalla parte di là, così lo faccio entrare sotto, no? Ok? Lo porto avanti il più possibile. Adesso lo mando. Bravo, bravo, questo volevo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Vedete come cambia subito atteggiamento quando gli dico bravissimo e dice: ah wow, ho fatto bene, allora ci sta che mi dia anche il premio, ci sta, perché non è che sempre glielo do, l'avete visto anche prima. Bravo, bravo, ok.
Adesso proviamo a passare oltre e vi faccio vedere un altro test. Questi sono esercizi che lui ha già fatto in passato diverse volte, e quello che faccio io adesso è fare un piccolo ripasso per richiamarle alla memoria ciò che lui ha già fatto un po' di volte, no? Quello che posso fare adesso è, ad esempio, salire qua, salire qui e fare la stessa cosa però da qui. Bravo. Perché? Perché qui riesco a mettermelo in una posizione ancora migliore e a chiedergli veramente di... esatto. Se lui si muove io posso seguirlo, o io lo sto facendo con questo qui che tra l'altro non è neanche tanto stabile, ma voi lo potete fare su una piattaforma, su una pedana, su qualcosa. Ovviamente la corda tenetela quando fate dei tentativi, come io adesso il tentativo che faccio è quello di metterci il peso, questo è, e simulare quello che succederà. Se si muove io rimango e quando si ferma a lui non gliene portava nulla, avete visto? Si è messa a annusare. Quindi chiedo di nuovo, no, non ancora, dai, chiedo, dai, bravo, esatto, ancora, esatto, lì, bravissimo, ecco fatto. Anche questo rumore, oppure così, è importante perché quando montate magari la prima volta che vi comprimete lo stomaco e poi dopo salite sopra magari vi scappa fatto così e potrebbe essere pauroso per lui, ok? E quindi se lo abituate un po' a quel suono lì è meglio. Bravo. Adesso chiedo di andare dalla parte opposta, di mettersi a sinistra, bravo, sì, eccolo qua, bravissimo, e qui faccio la stessa cosa, faccio vedere, faccio toccare dalla parte di là, così, se lui va indietro io rimango agganciato anche qui, e se si ferma scendo e l'accarezzo. Bravo. Avete visto a volte che si saltella, no? Intorno al cavallo e ci si sbatte contro, un po' come si faceva con la palla. Quello è un altro modo per abituare il cavallo al momento che si sale la prima volta, però ci sono dei cavalli, lì bisogna fare un po' attenzione perché ci sono dei cavalli che non riescano a digerirla quella roba là, perché la vedono come essere un po' troppo aggressivi, e allora la cosa che conviene fare in molte volte, quindi su molti cavalli, è quella di fare le cose con un approccio più graduale, come per esempio usare, come sto facendo io adesso, una piccola pedana che ci alzi quel tanto che basta per lavorare sulla stessa cosa senza però fargli vivere quella sensazione, no? dello sbattere sul cavallo. Questo, bravissimo, ok, sì, sei stato bravo, questo andava bene. Quello che faccio a questo punto è portarmi nel centro e vedere se lui riesce
a accettarmi se io ci salto sopra a pancetta, così, Quindi quello che faccio io è semplicemente questo: quando lui mi dà la sua attenzione, io provo a salirci così e faccio la stessa cosa, simulo la stessa identica cosa che ho fatto prima dalla pedana. Solo che adesso il peso lo sente tutto lui. Allora, lo giro. Perché lo giro? Per motivi di ripresa, Ah, lui sospira. A destra è sempre più difficile, sia per il cavallo che per noi, quindi bravissimo, molto bene. E rifacciamo tutto anche da quest'altra parte. Questo lo mettiamo su. Questo deve essere pronto a essere teso, ma non teso, ok? Ok, questo primo, questo secondo. Perché ho fatto quello prima? Perché le gambe che ho messo dietro, unite a quella maniera lì, se lui si muove oppure sgroppicchia, io casco unito, con le gambe unite o da una parte o dall'altra. Se io invece mi inforco subito, è più facile che se lui si muove possa mi viene l'istinto di rimanere aggrappato, ma a pelo capite bene che non si rimane aggrappati, anzi si dà più fastidio al cavallo perché si stringe, lui si sente stringere, magari sgroppa di più, eccetera eccetera. E la prima volta che si sale non si fa niente, ok? Si sta qui e basta, si sta qui e basta. L'America è dietro, ma tanto l'America è bravissima e l'America è lì, e quindi a me smetti. E ho detto smetti perché lui sta schiacciando le orecchie, è probabile che si muova. Se si vuole muovere lo lascio muovere, non è un problema. L'importante è che lui pensi che questo è un bel momento. Adesso scenderò dall'altra parte, vedete che tiene la testa giù, vedete che è rilassato, ok? Questo è un buon momento anche per non chiedere altro. Vedete, io muovo un pochino le gambe per farle vedere che le sto muovendo. Se lui fa un passettino va bene, io devo cercare di afferrarmi alla criniera e non stringere con le gambe. Carezzo, bravo piccolo, bravo, bravo. È ovvio che in questo momento qui qualsiasi cosa che fa 8 volte su 10 andate in terra, È uno dei motivi per cui lo facciamo anche a pelo, perché in un attimo sei giù, a pelo non c'è niente che ti tiene incastrato qua sopra, ok? E a questo punto posso chiedergli di girare un po' la testa, bravo, bravo, questo volevo, no che va indietro, bravo piccolino, tocco da tutte le parti, non deve avere nessun tipo di atteggiamento. Ottimo, molto bene Nadir. E quello che dovete fare la prima volta è niente, ok? Non dovete mettervi a chiedere cose particolari. La prima volta non si fa niente. Si lascia esplorare un po' il fatto che noi siamo sopra di lui. Bravo piccolo. Bravo piccolo. E adesso mi preparo, ok? E chiedo
Avete visto cosa ho fatto? Sono preparato, mi sono messo nella stessa posizione di quando salgo, in modo da dargli un'idea che sta per accadere qualcosa, e poi sono sceso giù. Perché ho fatto questo? Una mangiata di carote. Perché ho fatto questo? Per dargli un'idea a lui che sta per accadere qualcosa, no? Magari potevo saltare di volata e si impauriva perché, boom, mi vedeva apparire da questa parte. Quindi sono salito a sinistra e sono risceso a destra, lui adesso sbadiglia, l'avete visto, perché c'è un rilascio di endorfine, perché anche se sembrava che fosse tutto a posto, per lui è tensione, c'è pressione, è qualcosa di insolito, è qualcosa di inusuale, lui si fida di me, sa che non succede nulla, ma c'è della tensione dentro che adesso sta scaricando, sbadigliando. Capite che a volte si dà per scontato troppa roba con i cavalli, no? Magari si pensa che, ah ok, guardate qua, che non ha nessuna paura, è tranquillo, io salgo sopra, chiedo, e è la volta che succede qualcosa. Perché? Perché siccome il cavallo vi sta dando, voi chiedete sempre di più, e è l'errore che tipicamente si fa noi esseri umani. Quando va tutto bene si va subito a cercare il male, si va subito a chiedere troppo. Dobbiamo accontentarci perché oggi lavoriamo per domani. Oggi mettiamo un 1% che domani vogliamo ritrovarci. Se io oggi sbaglio qualche cosa e lui, che ne so, mi fa scendere in una maniera non simpatica, potrebbe essere che non mi butta in terra, ma magari semplicemente va indietro, inizia a fare così con la testa e io devo scendere, ok? E lui impara a fare quello. Quindi bisogna fare molta attenzione, cioè io devo chiedere ciò che sono sicuro. Se io sono sicuro di 5, chiedo 4. In modo che sono sempre molto più, diciamo, in una situazione non solo di sicurezza, ma anche di essere sicuro che non do delle brutte abitudini al cavallo. Parelli non per nulla dice un buon inizio non è qualcosa, ma è tutto. Perché se si fa degli errori in queste fasi qua, è stato bravo, dai via, fallo muovere, fallo camminare, fallo andare, fallo girare. Bene. Ottimo, e se qualcosa va storto a quel punto lì, lui cosa si ricorderà della sua prima volta? Io voglio che lui sia sereno e contento e la prossima volta non veda l'ora di farmi risalire, perché dice wow, avete visto? I cavalli sono così, un attimo prima e un attimo dopo. Quindi quello che noi vogliamo fare è sempre rimanere in sicurezza. Qualcuno di voi dice, ma se lo faceva mentre che c'ero sopra io, cadevo. O magari scendevo velocemente, non lo so. Magari non lo faceva a questa maniera, perché poi c'è anche quello da dire. A volte loro prendono la nostra tranquillità come sedativo, no? E quindi sono molto più rilassati dopo. Quando siamo sopra, se ci sentono rilassati, si autorilassano di più anche loro. Ci sono dei cavalli che senza voi sopra hanno molta più paura che con voi sopra. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che ogni attimo per il cavallo è come se fosse un'era a sé. Loro non avendo il lobo frontale sviluppato come noi, non lavorano nel passato e nel futuro, ma nel presente e nell'attimo, in quell'attimo, ok? Per cui un attimo sente un rumore là, pensa che ci sia qualcosa di cui è bene allontanarsi e fa uno scarto come ha fatto in questo momento. E avete visto, cioè, nel senso, non è che si taglia qualcosa, avete visto in diretta. Un attimo dopo è rilassato e tranquillo perché si è accorto che non era nulla. Questo potrà succedere sempre, 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 a chiunque, con qualunque cavallo, perché un cavallo è un cavallo. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare sempre di pensare come pensano i cavalli, di poterle prevedere le cose fin tanto che sono prevedibili o di poterle gestire nel caso in cui siamo in una situazione del genere e dobbiamo gestirla. Se non possiamo, speriamo che vada tutto bene, ma purtroppo i cavalli sono così. Quello che possiamo fare è depotenziare le loro reazioni, rendendoli sempre via via più fiduciosi che quando ci siamo noi accanto non gli succede nulla, e più preparati ad affrontare anche da soli situazioni che loro magari non hanno mai affrontato, oppure non hanno mai affrontato in quella maniera. Avete visto il telo stamani mattina? Quel telo lui l'altro giorno ci trottava sopra mentre che faceva il gioco del circolo sia a mano destra che a mano sinistra. Grazie Nadir. Questo è tipico dei cavalli, che si mettano nel mezzo. Se hanno della relazione con voi, vogliono la vostra attenzione, e se voi guardate da qualche altra parte vi si piazzano nel mezzo.
E quindi quello che volevo dire, stamattina avete visto che invece il telo non è che gli piaceva un granché all'inizio, poi dopo ha detto ah sì, è quello dell'altra volta, lo conosco, ma all'inizio no, eppure gli abbiamo cambiato solamente posto. Capite come sono i cavalli? È per questo che dobbiamo fare molta attenzione, è anche per questo per cui io preferisco montare le prime volte i cavalli in un grande campo da lavoro come questo che è 60x30 piuttosto che in un tondino. Ci sono miei colleghi che preferiscono un tondino, good luck, ma io mi sono fatto male una volta sola in una situazione di questo genere e ero dentro il tondino, per cui per me il tondino è out le prime volte quando salgo, poi per altre cose sì, è utilissimo, però le prime volte quando salgo io preferisco il tondino lasciarlo là, come anche preferisco tenere il cavallo per conto mio e non farmelo tenere da nessuno. Sono stili e sono tecniche diverse, ognuno ha le sue varianti, ma tutti quelli che lavorano con l'equitazione naturale cercano sempre di lavorare per il cavallo e non fare le cose al cavallo. Spero che anche in questo video vi abbia portato qualcosa che non sapevate o qualche modo diverso di vedere le solite cose che sapevate già, e Nadir si ripiazza nel mezzo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che ci fate una grandissima cortesia e che è completamente gratuito. Un conto sono gli abbonamenti che vi lasciano la possibilità di accedere a contenuti riservati, e un conto è l'iscrizione. L'iscrizione è completamente gratuita e serve solamente a segnalarvi quando esce un nuovo video. Vi conviene iscrivervi se ci seguite, perché almeno non ne perdete neanche uno. Poi ne stiamo portando sempre di nuovi e abbiamo intenzione di farne sempre di più belli. Un aiuto ce lo date anche voi, anche semplicemente iscrivendovi o mettendo like o scrivendo un commento. Il like e il commento sono delle cose che dicono a YouTube che il video è interessante e fa sì che lo promuova a più persone. Mi stai mordendo il registratore. Se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a